Troppo spesso quando si parla di microfoni a condensatore si pensa ai microfoni da studio, quelli con la capsula larga, giustamente. Esiste però un'altra tipologia di microfoni a condensatore, con la capsula piccola, ed è proprio di questo che voglio parlarti oggi perché sono convinto che te ne innamorerai così come è accaduto per me. Buongiorno e benvenuto in quest'altro video. Se mi segui da un po', sai che ultimamente, in realtà già da un bel po', per questi video su YouTube dove parlo, sto usando un microfono, nello specifico questo, l'Octava MK01201. Ora, io non ti voglio parlare in questo video di questo microfono nello specifico, ma della tipologia di microfono che questo rappresenta. Se sei curioso però, ti voglio raccontare, visto che ancora non ho fatto una video review di questo microfono, mea culpa, questo microfono viene fuori con due capsule. La prima, questa che ho montato su, è supercardioide e poi c'è la capsula cardioide. Io ovviamente utilizzo questa perché per questa tipologia di video questa capsula funziona molto bene. Ma tu ti starai chiedendo: Ale, se questo microfono, che è il tuo microfono preferito, quello che usi sempre per fare i video, lo tieni in mano e non è collegato a niente, con cosa stai registrando? Bella domanda. Sto registrando con un altro microfono meraviglioso, ancora più versatile di questo, ma completamente diverso anche per prezzo, che è il Deity D3 Pro, un microfono che ho fatto la review, la trovi sul canale, ed è un microfono assolutamente versatile, ci fai quello che vuoi. Se ti interessa, questo microfono è connesso con un cavo con ingresso mini jack, quindi TRRS, e arriva dentro la mia scheda audio SSL2 con un adattatore della Rode, quindi che trasforma il jack piccolo in TRRS in jack in Canon, in modo che può entrare nella scheda. Quindi stai ascoltando questo microfono Deity D3 Pro pulito, ok? Ed è un microfono pazzesco. Comunque, torniamo a questa tipologia di microfono, che poi è anche questa in realtà. Questi microfoni sono spesso sottovalutati perché si pensa, in realtà giustamente, che siano microfoni con cui amplificare, non so, il rullante di una batteria, oppure strumenti ad arco, oppure cori e quant'altro, anche chitarre, eccetera. Corretto, assolutamente corretto, però quando vengono utilizzati anche per dialoghi interni, questi microfoni danno, secondo me, il meglio. Nel senso che, io lo sai, faccio podcast, quindi non ho mai registrato archi, chitarre o cori o altro. Registro soltanto la mia voce. E quando faccio lavori per clienti anche registro persone comunque. Questo microfono è un valido alleato. Questo microfono è meraviglioso, sia perché ha un timbro scuro come piace a me. Se mi segui lo sai che i microfoni che preferisco sono quelli non troppo chiari, quelli che hanno un timbro più scuro. Ma è anche molto 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 silenzioso. Quindi questo microfono è veramente pazzesco. Pazzesco perché tutti i dialoghi interni, tutti i video che hai sentito sul mio canale, soprattutto con questa inquadratura o anche all'altra scrivania con la luce alle spalle, ecco, sono tutti video realizzati con questo microfono e credo che il suono sia veramente di tutto rispetto. Se hai sentito con attenzione quello che ti ho detto prima, hai sentito che ho detto che il Deity D3 Pro sta entrando nella mia SSL2. E dove è finito il Rodecaster? L'ho venduto. L'ho venduto, ma te ne parlerò in un altro video. Lo sapevi che non c'era mai stato amore tra me e il Rodecaster, soprattutto perché era diventato di moda, quindi io odio un po' le cose di moda, anche perché ci sono tantissime alternative, ne ho trovata una fantastica che ti mostrerò nei prossimi video, quindi seguimi per piacere e se ti va iscriviti al canale così vieni anche aggiornato ogni volta che pubblico un video. Quindi ti dicevo, sta entrando nella SSL2 ed è un suono pulito, ma anche questo microfono entra nella SSL2 con un suono assolutamente pulito, quindi non faccio editing, non faccio post-produzione, zero, ed ha un suono incredibile. Tra l'altro, voglio dirti questo, tu non lo vedi ma un giorno ti farò vedere il mio studio, sto ancora sistemando qualcosetta e poi te lo faccio vedere. Questi microfoni, sia questo ma questo, sono attaccati a un diffusore, a una luce, a un diffusore che ha un diametro di 1,5 metri. Perché devo sempre esagerare, no? Non potevo comprarlo di 90 centimetri, no, dovevo comprarlo di 1,20 metri. Quando è arrivato ho detto, oh mio Dio, e adesso? Perché, credimi, è 1,20 metri, 1,20 metri è così. So che con questo obiettivo qui le misure sono un po' sfalsate, ma è gigantesco, cioè occupa, senza scherzare, occupa quasi metà studio, quindi
ho fatto un errore madornale, però ha una luce morbidissima, una luce perfetta. Però perché ti sto raccontando della luce? Perché i microfoni ipercardioidi, così come anche quelli supercardioidi, hanno una caratteristica differente rispetto ai semplici cardioidi, cioè mentre il cardioide ha una forma di cuore, no? Per cui dietro, nella parte posteriore del microfono, non prende nulla di ciò che arriva da qui. Questi microfoni ipercardioidi e supercardioidi prendono davanti in maniera più stretta, per cui sono perfetti, come ti dicevo, anche per i dialoghi al chiuso, ma purtroppo prendono qualcosina, pochissimo di ciò che arriva dietro. E queste luci, questa qui nello specifico, che è una luce abbastanza grossa, ha una ventola al suo interno, per cui si sente la ventola. Prova a stare un attimo in silenzio, anche se non la sentirai perché questi microfoni sono veramente fatti bene, però c'è questo rumore di fondo che io sento. Ok? Quindi provo a stare un attimo in silenzio. La senti? Probabilmente no, ti ripeto, perché sono fatti veramente bene, sia questo ma anche il D3 Pro. Che dirti? Volevo parlarti di questa tipologia di microfono perché, tutto sommato, è vero, questo costicchia un pochino. Adesso non ricordo il prezzo, ma siamo sui 200 e qualcosa. Però ti assicuro che ne vale assolutamente la pena. Ci sono delle alternative, e magari te le metto in descrizione, di microfoni che partono anche dai Behringer o i Samson, che costano veramente 2 lire e hanno la stessa funzionalità. Ovviamente il suono è molto diverso. Però per dirti cosa, che spesso compriamo microfoni a condensatore o microfoni dinamici, che per carità, soprattutto i dinamici in ambienti non acusticamente trattati, sono perfetti. Però spesso compriamo microfoni a condensatore con la capsula molto grande, quelli da studio, perché sono fighi, perché pensiamo che sia l'unica alternativa. In realtà esistono questi microfoni qui, che sono meravigliosi. Per i dialoghi sono pazzeschi, perché restituiscono un suono molto più naturale rispetto al microfono a condensatore con una capsula grande. Ho letto un articolo bellissimo, adesso non mi ricordo dove, quando o di chi, in rete, che diceva che mentre questi strumenti sono molto adatti alla voce perché ti restituiscono la voce così com'è, quindi perfetta, non aggiungono nulla, e quindi è molto bello per noi che lavoriamo con la voce, mentre i microfoni a condensatore con la capsula grande sono, in questo articolo dicevano, degli strumenti, perché inevitabilmente vanno a colorare un po' il suono, e per quanto quelli migliori riescono a non colorarlo, però comunque inevitabilmente, io sono d'accordo con questo articolo, quel tipo di microfono lì è uno strumento. Questo qui invece è in grado di rappresentare esattamente la voce. Per cui questi microfoni qua, e se ci pensi, questi microfoni, ma quelli più lunghi, chiamati a fucile, shotgun microphone, sono utilizzati nei film per riprendere i dialoghi delle persone. E i dialoghi non vengono enfatizzati, non stai registrando un disco. Ok? Quindi perché si tende a usare quel tipo di microfono e non un altro tipo di microfono, quelli da studio ad esempio? Perché questi microfoni restituiscono un suono molto 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 più naturale. Io mi meraviglio del fatto che in tantissimi non li usino, probabilmente non li conoscono o li sottovalutano o si fermano al fatto che nella maggior parte dei casi sono utilizzati per strumenti a corda, per rullante della batteria, cori e quant'altro. Ma prova, se ne hai uno, se un tuo amico ne ha uno, prova ad utilizzarlo. E io ti assicuro che per i dialoghi, ma anche per i podcast, perché quando parlo di dialoghi non parlo soltanto di video nei quali appunto c'è una persona che parla, ma anche per i podcast, ti assicuro che questi microfoni sono piccolissimi, leggerissimi, quindi non hai neanche bisogno di un'asta gigantesca, ma hai bisogno semplicemente anche di un'asta piccolina, qualcosa di molto semplice. Qui c'ho un braccio, ma super economico, a cui è collegato il microfono, perché sono microfoni leggerissimi, quindi non mi andava di spendere 100 euro. Avrò speso, forse 20 euro per quest'asta, ma è perfetta, un braccio normalissimo, soltanto che è super economico. Ecco, quindi ti dicevo, provali, perché se questo tipo di microfono ti piace, certo ci sono delle alternative molto economiche tipo Samson, Behringer, eccetera, ma ci sono anche microfoni della Sennheiser, della Rode, di altre marche importanti che comunque fanno dei modelli non costosissimi ma molto molto performanti. Quindi niente, io mi andava di raccontarti questa nuova, per carità, non sono nuovi, questa tipologia di microfoni. Forse ho detto nuova perché non ne ho parlato ancora nel canale e perché se ne sente parlare troppo poco spesso in giro, ma sono microfoni fantastici. Se hai sentito gli altri video
Hai sentito la qualità audio. Ora, anche in questo caso stai sentendo una buona qualità audio e nonostante il soffitto altissimo, nonostante il finestrone gigante qui proprio accanto a me, questi microfoni stanno assorbendo meno eco, meno riverbero rispetto ad altre tipologie di microfono. Pensaci, ti ho dato un'alternativa, magari non questa, magari potrebbe essere il Deity D3 Pro, potrebbe essere il Deity D4, potrebbe essere per iniziare il Behringer o il Samsung, ti lascio tutti i link in descrizione, però pensaci perché dal mio punto di vista sono microfoni che meritano tantissimo e secondo me nel momento in cui li provi non torni più indietro. Bene, se hai domande, dubbi, curiosità su queste tipologie di microfono, non ti resta che commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Per ora è tutto, alla prossima settimana, buona registrazione!